Bene ragazzi, continuiamo con l'empirismo di Locke. Abbiamo visto tutte le idee derivano dall'esperienza. Prima di avere esperienza, il mio intelletto è una tabula rasa, qualcosa di piatto che non ha alcun contenuto di pensiero. Come avviene secondo Locke che sorgano le idee dall'esperienza? Esistono due tipi di idee, attenzione, le idee di sensazione e le idee di riflessione. Questa è una prima fondamentale classificazione delle idee secondo Locke. C'è già un problema in Locke, chiama idee tutti i contenuti della mente. Questo è stato molto criticato. Locke chiama idee anche le sensazioni, infatti le chiama idee di sensazione, non sensazioni. Attenzione, è importante, idee di sensazione, idee di riflessione, tutto ciò che c'è nella mia mente per Locke è idea, sono un insieme di idee. Questo può essere contestato ed è stato contestato, non è solo una questione terminologica. Lui chiama idee tutto ciò che sta nella mia mente. Le idee sono sia le sensazioni, cioè sia le percezioni, per esempio la percezione visiva, l'immagine di questo tavolo che io ho quando colgo direttamente questo tavolo che sta di fronte a me, la percezione uditiva sonora, una musica che arriva all'orecchio, la percezione di solidità o di fragilità o di freddezza del tavolo data dal tatto. Le idee per lui sono sia le sensazioni sia anche le immagini mentali, questo tavolo quando io non lo vedo più o meno lo ricordo, sia anche proprio i sentimenti oppure le passioni, la fame, la sete, il dolore, il piacere, l'odio, l'invidia, l'amicizia, l'amore. Per lui, per Locke, tutto ciò che sta nella mia mente, lui lo chiama idea, senza fare alcun tipo di distinzione chiara tra quelle idee che per lui sono sensazioni, percezioni, per esempio visive, le percezioni dei cinque sensi, e quelle idee che sono immagini mentali di qualcosa che ho visto, che ho percepito con i sensi, o di quelle idee che sono sentimenti o passioni, come l'amore, l'odio, il sonno, il freddo, il caldo, la fame. Lui le chiama tutte idee. Ci sono due tipi di idee: le idee di sensazione, le idee di riflessione. Le idee di sensazione vengono prima, proprio cronologicamente, delle idee di riflessione, cioè nella mia mente prima si formano le idee di sensazione e poi sulla base delle idee di sensazione si formano le idee di riflessione. Le idee di riflessione non potrebbero esserci in alcun modo se non ci fossero prima di loro le idee di sensazione, perché è sulle idee di sensazione che vengono formate, create le idee di riflessione. Allora, le idee di sensazione è molto facile. Le idee di sensazione vengono dagli oggetti esterni. Come questi oggetti esterni, per esempio il tavolo, creino le sensazioni, per esempio la visione del tavolo, Locke non lo sa spiegare bene. Infatti ricordate che Locke dice che la sua teoria non può spiegare esattamente come funziona la conoscenza, qual è la sua origine. La sua teoria dice che noi possiamo conoscere alcune cose, ma non tutte, per esempio del tavolo. Io conosco qualcosa del tavolo quando ho un'idea di sensazione, lo vedo per esempio, ma che cosa sia esattamente questo tavolo, da cosa deriva questa sensazione del tavolo, come avviene chimicamente, queste cose è molto difficile conoscerle, ok? Quindi si dà per scontato che la sensazione esista e che la causa di questo effetto, visione del tavolo, sia il tavolo, e quindi l'origine della sensazione, della visione del tavolo, sia un oggetto esterno che esiste realmente, materialmente di fronte a me, e quindi l'origine dell'idea di sensazione è l'input che viene da un oggetto esterno che io colgo con i sensi. Quindi
Le idee di sensazione sono le idee di oggetti esterni, per esempio l'idea, lui dice, di un colore oppure di un odore, quindi non sempre di oggetti esterni che sono chiaramente materiali spaziali. Attenzione, non solo del tavolo, del vetro, del libro, anche per esempio la sensazione di un odore o di un colore. Sono comunque idee che provengono dagli oggetti esterni. Un oggetto esterno in qualche modo colpisce, si imprime nella mia mente dandomi una sensazione, un'idea di sensazione. Questo è il primo gruppo di idee, è il primo che si forma, le idee di oggetti esterni, le idee di sensazione. Come si formano invece le idee di riflessione? Attenzione, le idee di riflessione si formano grazie alla capacità di riflessione che ha l'intelletto. Quindi vedete, l'intelletto, pur essendo tabula rasa, vuoto, non è però passivo. L'intelletto ha la possibilità di riflettere sulle idee di sensazione. In questo modo si formano le idee di riflessione. Per esempio, l'idea di volontà, l'idea di pensiero, o l'idea di riflessione di desiderio, oppure l'idea di amore e cose del genere. Che significa? Le idee di riflessione si formano in seconda battuta rispetto alle idee di sensazione quando il mio intelletto, la capacità di riflessione del mio intelletto riflette sulle idee di sensazione. Allora si formano le idee di riflessione. Faccio un esempio. Io ho visto questo tavolo, ho l'idea di sensazione di questo tavolo. Poi che cosa succede? Il mio intelletto riflette sull'idea di tavolo e si accorge, per esempio, di pensare al tavolo. Così nasce l'idea di pensiero. Cioè l'idea di pensiero nasce quando io rifletto sul tavolo. A cosa mi porta la riflessione sul tavolo? Mi porta all'idea che io sto pensando questo tavolo, oppure l'idea che io voglio prendere questo tavolo, cioè l'idea di volontà, oppure il fatto che io desidero questo tavolo. E quindi si forma l'idea di desiderio, oppure si forma nella mia mente l'idea di riflessione di amore verso questo tavolo. C'è l'idea di tavolo che è un'idea di sensazione. Riflettendo sull'idea di sensazione emerge un altro tipo di idee secondarie che sono le idee di riflessione. Io rifletto che posso volere questo tavolo, che posso pensare questo tavolo, posso desiderarlo, posso amarlo e così via. Posso ricordarlo e quindi da qui l'idea di memoria. Le idee di riflessione sono idee che si formano quando io rifletto su un'idea di sensazione. Voi direte, ma il tavolo come idea di sensazione fa riferimento ad oggetti esterni, mentre le idee di riflessione sono idee più astratte, più intramentali, appunto riflessive. Avete ragione, le idee di sensazione fanno riferimento a qualcosa, non dico che sia materiale nel senso tecnico del termine, ma che comunque vengono colte ad esempio dalla vista, mentre le idee di riflessione sono idee più intime, più interiori, più astratte, ma a Locke questo interessa relativamente. Noi abbiamo visto che lui considera idee sia le idee di sensazione sia le idee di riflessione. Non fa molta distinzione tra il senso esterno e il senso interno. Quando rifletto, fate attenzione a questo, la riflessione non è intelletto, anche se fa parte di una possibilità dell'intelletto. La riflessione sull'idea di sensazione è sempre un'esperienza, semplicemente è un'esperienza interna. Io mi accorgo di avere uno stato psichico interno, non è l'intelletto che genera il pensiero e la volontà, ma l'esperienza. Semplicemente si tratta di un'esperienza interna. Questo è anche uno dei motivi per cui Locke chiama idee sia le sensazioni sia le riflessioni, perché entrambe derivano dall'esperienza. L'esperienza esterna mi dà le idee di sensazione, l'esperienza interna mi dà le idee di riflessione. La facoltà di riflessione genera le proprie idee in seconda battuta riflettendo sulle idee di sensazione. Senza le idee di sensazione non ci sarebbe l'idea di pensiero, l'idea di volontà. Esse non vengono generate dall'intelletto, pur essendo idee abbastanza astratte, interiori. No, derivano da un'esperienza
un'esperienza interna. Le idee di riflessione come pensiero, desiderio non esisterebbero se non ci fosse stato un oggetto, se non fossero riferite a un oggetto, cioè un'idea di sensazione a cui riferire il desiderio o la volontà. Le idee di riflessione, come riflessione e volontà, non mi sarebbero mai apparse nella mente se non fossero stimolate da un'idea di sensazione e direzionate verso essa. Locke fa un'altra classificazione delle idee, sta cercando di dimostrare appunto come tutte le mie idee si formino dall'esperienza e nessuna idea sia innata o derivi a priori dall'intelletto. L'altra classificazione che lui fa è tra idee semplici e idee complesse. Le idee semplici sono tutte quelle che ho nominato, sono anche le idee di riflessione, non solo le idee di sensazione. Lui chiama le idee semplici, a differenza delle idee complesse, le idee di qualcosa di singolare, di singolo. Perché semplice? Perché descrive un'esperienza singola. Può essere, attenzione, l'idea di un singolo oggetto esterno oppure di un singolo stato psichico interno. L'importante è che l'idea semplice sia un'idea di una cosa soltanto, cioè un'idea che coglie qualcosa di singolare. Questo singolare può essere un'idea di un oggetto esterno, ma può essere anche, attenzione, le idee che abbiamo visto di riflessione, cioè l'idea di uno stato psichico interno. Anche l'idea di pensiero, di volontà, sono idee semplici, ma attenzione, le cose si complicano, perché Locke dice che le idee semplici, pur essendo semplici, possono derivare anche da più istanze. Per esempio, ci sono idee semplici che derivano da un solo senso. L'abbiamo già detto, l'idea di un colore o l'idea di un odore. L'idea del colore rosso è singolare, deriva da un solo senso, però attenzione, idee semplici sono anch'esse idee semplici, sono determinate idee che derivano da più sensi. Si chiama in gergo sinestesia, sinestesia è quando metto insieme più sensi, quindi l'idea semplice può derivare da un solo senso, ma anche, pur restando un'idea semplice perché singolare, può derivare da più sensi, dall'unione sinestetica di più sensi. Per esempio, come pensava anche Cartesio, l'idea di estensione, di figura geometrica, di piano per esempio, l'idea di estensione, oppure l'idea di movimento, voi direte ma l'estensione e il movimento li colgo con la vista, no? Le idee di estensione e di movimento non derivano soltanto dalla vista, ma dall'unione di più sensi, in particolare di due sensi, dalla vista e del tatto. Attenzione, io non avrei l'idea di estensione di questo tavolo se lo potessi soltanto vedere ma non toccare. L'idea di estensione del tavolo è data dal fatto che lo vedo e lo tocco anche, e mi rendo conto che le sensazioni che ho quando lo tocco corrispondono alle sensazioni che io ho quando lo vedo. Il tavolo lo vedo, dovrebbe essere lì, lo tocco, confermo, è lì. E la stessa cosa è il movimento. Io, dice Locke, non capirei che certi colori, certe cose che si muovono di fronte ai miei occhi sono oggetti che si muovono, se non li toccassi anche. Quindi estensione e movimento sono idee che derivano da più sensi, in particolare le idee che derivano da più sensi quasi sempre sono idee che derivano da due sensi ben precisi, cioè dall'unione di vista e tatto. Poi ci sono, attenzione, anche le idee semplici, sempre semplici, che derivano esclusivamente dalla riflessione, e le abbiamo dette. Le idee di pensiero, l'idea di volontà, l'idea di desiderio derivano solo dalla riflessione. Sono le prime, più primitive idee di riflessione che si formano. Però attenzione, tra le idee semplici ci sono anche, la cosa sembra complicarsi, idee che si formano dall'unione della sensazione e della riflessione. Sensazione più riflessione. Per esempio, l'idea di dolore, di piacere, oppure anche di numero,
si formano sia dalla sensazione sia dalla riflessione. Cioè, attenzione, per capire che ho un dolore non mi basta il fatto di essere colpito con un coltello al braccio. Per capire che quello che io sento è un dolore, devo anche riflettere sul fatto che sono stato colpito lì ad un braccio. Devo riflettere che quella cosa che sento nella mente, io la sto sentendo, ci sto riflettendo sopra per capire che è un dolore. Lo so che sembra strano, ma anche l'idea, per esempio, di numero deriva sia dalla vista, sia dalla sensazione, sia dal fatto che io rifletto sul fatto che ho una sensazione di un tavolo, poi la sensazione di 2 tavoli, poi di 3 tavoli. Quindi l'idea di numero deriva dall'unione dell'idea di sensazione e di riflessione. Voi potreste dirmi: ma professore, un'idea che deriva da più sensi, o un'idea che deriva sia dalla sensibilità sia dalla riflessione, non è un'idea complessa, non è più idea semplice. No, Locke dice che sono comunque tutte idee semplici, perché anche se si generano da più sensi, da più idee di riflessione o da un insieme di sensazione e riflessione, tutte quelle che vi ho detto, questo è molto importante, sono sempre comunque idee semplici, perché fanno riferimento ad una cosa singolare, che può essere un singolo oggetto esterno o un singolo stato psichico interno. Il dolore è una cosa singolare, è una cosa semplice, anche se ha origine da un intrecciarsi, da un ingranarsi di sensazione e di riflessione. Il movimento è una cosa singola, è un'idea singolare, quindi semplice, anche se l'origine dell'idea di movimento è il frutto di più sensi, più percezioni sensibili insieme. Quindi sono comunque idee semplici. Vedremo le idee complesse dopo. Prima di andare avanti dobbiamo vedere una cosa importantissima che può sembrare difficile, che Locke dice a proposito delle idee semplici. Ricordate quello che abbiamo detto da Galileo in poi in Cartesio, in Spinoza e così via? L'abbiamo ripetuto tantissime volte. Anche Locke è d'accordo con l'idea che ci siano qualità primarie che sono oggettive e che mi dicono la realtà dell'oggetto esterno, e qualità secondarie che sono frutto soltanto della mia mente e non sono qualità oggettive, non si trovano realmente nelle cose, nell'oggetto esterno, sono prodotti delle qualità primarie. Ve lo ricordate questo? Le qualità primarie che esistono anche se nessuno le percepisse, esisterebbero anche se la razza umana non esistesse. Le qualità primarie sono in realtà le quantità. Ricordate Cartesio, ma Galileo la pensava allo stesso modo. Le qualità primarie sono quelle che io conosco e mi dicono qualcosa di vero sull'oggetto esterno, qualcosa che esiste oggettivamente all'esterno di me, non qualcosa che io produco nella mia mente. Sono le idee, vi ricordate, di estensione, di movimento, le idee di tipo geometrico-meccanico, le idee spaziali o dinamico. Queste proprietà primarie, le caratteristiche quantitative, sono le uniche idee che esistono davvero nelle cose. Le qualità secondarie, vi ricordate, sono le qualità sensibili, un colore, un odore, una temperatura. Non sono cose che esistono realmente negli oggetti esterni, sono solo un mio modo di percepire e interpretare le informazioni che mi arrivano ai sensi dagli oggetti esterni. Ricordate, abbiamo ripetuto migliaia di volte queste cose, per esempio con Cartesio, ma anche Spinoza la pensava così. Locke, essendo anche lui un meccanicista, la pensa allo stesso modo. Le idee geometrico-meccaniche, estensione e movimento, sono le uniche cose che io conosco veramente e sono sicuro che stanno nei corpi. La forma, le dimensioni, il movimento, la figura, il contorno, le dimensioni di un corpo, mentre invece colori, odori e temperature
esistono solo nella mia mente, sono un mio modo di interpretare particelle che si staccano dai corpi e arrivano ai miei occhi, nelle mie orecchie, e io le interpreto come odori o colori, ma non esiste odore o colore nell'oggetto. Questa terminologia, qualità primaria e qualità secondaria, è di Locke, anche se noi l'abbiamo usata sin da Galileo, Cartesio, eccetera. Però l'invenzione della terminologia è di Locke. Tra le idee semplici, perché sempre di idee semplici stiamo parlando e non di idee complesse, tra le idee semplici alcune mi dicono la verità, l'oggettività degli oggetti esterni, le qualità primarie, le idee spaziali, geometriche, meccaniche, altre invece sono solo il frutto, le qualità secondarie, della mia interpretazione di un urto di tipo meccanico inerziale che le particelle degli oggetti esterni hanno sui miei sensi, un colore, un odore, una temperatura. Allora, abbiamo visto che questa distinzione tra qualità primarie, cioè quantitative, e qualità secondarie, cioè qualità sensibili, che sono meno importanti perché sono solo una mia elaborazione mentale di quel che esiste nella realtà, ci sono in Cartesio, ci sono in Spinoza, però Locke spiega meglio di Cartesio perché è così. Le qualità primarie sono qualità primarie, attenzione, perché derivano da un solo senso. Le qualità secondarie invece sono tali perché derivano da più sensi, e questo l'abbiamo visto. Estensione e movimento derivano sia dalla vista sia dal tatto, quindi essendo caratteristiche dei corpi esterni che io percepisco con più sensi, sono cose oggettive degli oggetti esterni. Invece, quali sono le qualità secondarie, ma non dicono le caratteristiche degli oggetti esterni, ma solo quelle che io interpreto, quelle che sono derivate da un solo senso. Io concepisco un colore, per esempio, solo attraverso l'olfatto. Una temperatura la percepisco soltanto con il tatto. Tutto ciò che deriva da un solo senso è qualità secondaria e non è realmente esistente negli oggetti esterni. Le qualità primarie, cioè solo gli aspetti quantitativo, geometrico, spaziale e dinamico della realtà, derivano, io le percepisco con più sensi, e questo mi dà la sicurezza che quelle cose esistono realmente negli oggetti esterni. Spero che sia chiaro. Quindi ci sono differenti classificazioni delle varie tipologie di idee in Locke che spiegano anche l'origine delle idee. La prima fondamentale è la distinzione tra idee di sensazione e idee di riflessione. Poi Locke distingue le idee semplici, che abbiamo visto quali sono, dalle idee complesse che non abbiamo ancora visto, lo vediamo tra un po'. Poi Locke però distingue anche all'interno di ciascuna idea semplice, perché questa cosa qui riguarda solo le idee semplici, non quelle complesse, alcune caratteristiche, alcune idee semplici che descrivono qualità primarie, geometrico-meccaniche, che derivano da più sensi, e alcune idee semplici che descrivono qualità secondarie, puramente sensibili, che derivano da un solo senso e che esistono solo nella mia mente, non esistono realmente negli oggetti esterni. Allora, adesso andiamo a vedere quali sono le idee complesse. Abbiamo idee semplici, le abbiamo viste, abbiamo anche idee complesse. Che cosa sono le idee complesse? Sono più idee semplici che si mettono insieme a formare delle idee complesse. S semplice più S si mettono insieme a formare delle idee complesse. Bisogna fare molta attenzione per capire cosa si intende per idee complesse. Le idee complesse vengono messe insieme dall'intelletto. Attenzione, abbiamo visto che l'intelletto non può produrre da solo nessun tipo di idea. L'intelletto sembrerebbe puramente passivo, ricettivo, un foglio bianco che viene impresso passivamente dall'esperienza esterna, però in realtà abbiamo già visto che l'intelletto in realtà non è completamente passivo, come potrebbe sembrare. Primo, ha la facoltà di riflessione, con cui si formano le idee di riflessione, ricordate? Ha un contenuto
Locke dice non ha nessun contenuto, non ha un contenuto che è un'idea, ma l'intelletto ha una funzione, qualcosa di innato. Non è un'idea innata, ma l'intelletto possiede una funzione, un modo di funzionare dell'intelletto. L'intelletto ha anche una facoltà di associazione. La scuola associazionistica, soprattutto in Scozia, è una scuola empirista, quindi l'intelletto mette insieme le idee semplici per dare un'idea complessa. Domanda: queste idee complesse possono essere qualcosa di completamente nuovo rispetto alle idee semplici che si sono messe insieme per fare un'idea complessa? La risposta è no. Abbiamo visto che l'intelletto non può creare nulla di nuovo, può soltanto riflettere o mettere insieme le idee dell'esperienza. L'esperienza esterna, idee di sensazione, ma anche esperienza interna, idee di riflessione. E la riflessione non è l'intelletto, la riflessione è un senso interno che sta comunque nell'intelletto, che origina dalla facoltà dell'intelletto, ma non è un'idea dell'intelletto. Locke non può ammettere che le idee complesse formate da idee semplici siano un parto dell'intelletto, perché l'intelletto può ricevere materiale soltanto dall'esperienza, non può creare delle idee. Allora avrebbero ragione i razionalisti, gli innatisti, se l'intelletto generasse a priori delle idee. No, allora che succede? L'intelletto mette insieme le idee semplici in idee complesse, però fate attenzione, le idee semplici non scompaiono, non si fondono insieme in qualcosa di completamente nuovo, perdendo la loro autonomia. Le idee semplici continuano a esistere. Direte Locke si sta un po' arrampicando sugli specchi perché deve spiegare le associazioni mentali che noi facciamo tra tante idee semplici per formarci idee complesse, però non può ammettere che le idee complesse siano qualcosa di diverso dalla somma delle idee semplici, se no dovrebbe ammettere ciò che manterrebbe in frantumi le sue teorie, cioè che l'intelletto produca a priori da solo le sue idee. L'intelletto non produce idee, ma semplicemente mette insieme, giustappone una accanto all'altra le idee semplici dell'esperienza, d'accordo? Le idee semplici non perdono la loro natura, non si fondono, si mettono una accanto all'altra, si giustappongono e formano un'idea complessa. L'idea complessa, lo vedremo meglio la prossima volta, non è qualcosa di diverso dalle idee semplici. L'idea complessa è la somma di più di idee semplici, o la ripetizione di una stessa idea semplice, o la ripetizione di idee semplici diverse, però le idee semplici mantengono sempre e comunque la loro autonomia. Esempio, l'idea complessa è sempre provvisoria. Un'idea complessa non ha una sua natura veramente diversa dalle idee semplici. L'idea complessa è soltanto l'effetto della sommatoria di idee semplici, ognuna delle quali resta identica come era prima e non si trasforma veramente. Quindi le idee complesse possono scomparire all'improvviso perché si dividono nelle idee semplici che si erano unite per fare l'idea complessa. Le idee semplici si mettono insieme una accanto all'altra mantenendo le proprie caratteristiche. Si forma un'idea complessa, ma l'idea complessa non è che un vedere insieme più idee semplici. In qualunque momento l'idea complessa si può smembrare e si può dividere nelle idee semplici che la componevano e che non hanno mai perso la loro individualità. Lo so che può sembrare singolare. Per far capire meglio, di solito ai miei studenti faccio l'esempio del Lego, dei mattoncini di Lego. Chissà che mi vada bene anche questa volta. Voi mettete insieme dei mattoncini di Lego, se l'avete fatto davvero, lo fate ancora, l'avete fatto quando eravate bambini, ma anche se non l'avete fatto, sapete bene cosa significa. Sono dei mattoncini, si mettono l'uno accanto all'altro, l'uno sopra l'altro, alla fine voi avete una casa, una casetta. Questa è una casa. Quella casa fatta dai mattoni di Lego ha fatto scomparire i singoli mattoncini? No, in qualunque momento voi vedete la casa che rappresenta l'idea complessa, ma potete contemporaneamente, oltre a vedere la casa, vedere ogni singolo mattoncino, no? I mattoncini non sono fusi insieme, li avete messi uno sopra l'altro, quindi vedete la casa, ma contemporaneamente
vi rendete conto che quella casa è costituita da ogni singolo mattoncino che è separato dagli altri, lo distinguete, di cui potete riconoscere benissimo i contorni e la forma di ogni mattoncino all'interno della casa. Non so se mi sono spiegato. La casa è un'idea complessa, ma non ha fatto fuori i mattoncini di Lego con cui è stata costruita. La casa è un'idea complessa che è solo il mettersi insieme provvisoriamente di idee semplici, cioè i mattoncini, che voi potete continuare a concepire. Li vedete benissimo. Mentre vedete l'idea complessa di casa, vedete sempre ogni idea semplice che ha fatto la casa, vedete nei propri contorni e nella propria forma ogni mattoncino. Sapete benissimo che quella casa è un provvisorio, mettersi insieme di mattoncini, ognuno dei quali è invariabile, non si è bucato, non si è fuso. In qualunque momento potete far venir meno l'idea complessa della casa, staccando ogni singolo mattoncino. Ogni mattoncino sarà uguale a quello che era prima di mettersi insieme per fare con gli altri, per fare la casa. Le idee complesse sono di tre tipi. Sono modi, ricordate anche in Spinoza, modi vuol dire accidenti, sono idee complesse di relazione e sono idee complesse di sostanza. Quindi anche qui abbiamo una classificazione di idee relativa non più alle idee semplici, bensì alle idee complesse. Le idee complesse per Locke sono di tre tipi: le idee complesse di modo, le idee complesse di relazione e le idee complesse di sostanza. La più importante è sicuramente la categoria delle idee complesse di sostanza, perché qui parte e sarà portato a termine da altri empiristi, in particolare da Berkeley e da Hume, l'attacco molto duro alla metafisica tradizionale, soprattutto la metafisica cartesiana. Da un punto di vista dell'empirismo, la metafisica non serve. Da un punto di vista dell'empirismo, le idee metafisiche non ti dicono quali sono le conoscenze quotidiane, le conoscenze necessarie e pragmatiche delle cose. La metafisica ti dice cose che vanno al di là dei sensi, dell'esperienza, e che quindi non possono essere conosciute. Inizia con Locke, che però sarà timido a questo proposito, non la porterà alle estreme conseguenze, la dissoluzione dell'idea di sostanza e anche dell'idea di essenza, la dissoluzione della metafisica tradizionale che risale perlomeno ad Aristotele, il quale definì linguisticamente in maniera chiara la sostanza e l'essenza, cosa che agli empiristi non serviranno più. Quindi con Locke inizia l'importantissima critica delle sostanze. Bene, abbiamo finito qui e ci vediamo alla prossima lezione. Arrivederci, grazie a tutti.